La musica è un bambino di 8 anni circa che passa per un corridoio e improvvisamente sente la coda di una canzone che ebbe molto successo all'epoca, e quella canzone, che a quel bambino di 8 anni non aveva fatto nessun effetto particolare, però quella canzone aveva una coda di fisarmonica. E io ricordo quel bambino di 8 anni, che ero io naturalmente, in quel corridoio, è come se un cupido, è come se un dio dell'amore musicale avesse scoccato la sua freccia e mi avesse colpito nel centro del petto. Io sono un reggino, sono nato a Reggio, ho passato sì, ho passato tutta la mia infanzia e parte della mia adolescenza in paese, e anche questo mi ha segnato molto. Dopodiché gli anni diciamo gli anni della giovinezza, dell'adolescenza, degli studi liceali, degli studi universitari, Reggio Calabria, altro posto magico, nonostante tutto quello che se ne possa dire, ma ci sono delle cose da quelle parti, come in tutta la Calabria del resto, che sono veramente magiche e ti restano dentro. Io non ho scritto mai in dialetto, ma tutto quello che ho scritto e che scrivo viene da queste esperienze di vita. La Calabria è sempre presente, compare sempre da dietro l'angolo, diciamo così. Finiti gli studi, poi ho cominciato a chiedermi che cosa volessi fare. Mi sono appassionato di giornalismo, ho avuto l'opportunità di diventare giornalista, cosa che ho fatto e cosa che faccio tuttora. Però poi pian piano è cresciuta, diciamo, quella realtà parallela di cui parlavamo un istante fa, e che pian piano si è imposta, diciamo, sempre di più, fino a diventare veramente una realtà parallela, per cui io ho un amico che è un grande musicista, il quale dice: io lavoro per mangiare e faccio musica per vivere. Io faccio mia, ho sposato questa cosa, diciamo, completamente, assolutamente. La musica, io a un certo punto ho fatto una scelta dentro quel magma che mi girava per la testa e di cui ti ho raccontato, e mi sono appassionato a quella che oggi è la tradizione della canzone d'autore italiana, soprattutto quella degli anni 70, che sono stati anni terribilmente forti, sono stati anni a tinte estreme nel bene e nel male. Sono stati anni di grandissima creatività, perché tutto quello che era stato seminato negli anni 60 è germogliato negli anni 70 dal punto di vista creativo, artistico, non solo nella musica, ma nel nostro paese sono stati gli anni dello scontro sociale, gli anni del sangue inutilmente versato per la strada in nome di un ideale politico. Quegli anni mi hanno segnato profondamente. Se da un lato mi sono adattato, dall'altro non mi sono mai rassegnato a quello che è venuto dopo quel periodo lì, perché se devo esserti sincero non mi aspettavo di assistere a tutto quello a cui ho assistito dall'inizio degli anni 90 fino ai giorni nostri. Credo che sono stati e sono tuttora anni devastanti sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista morale, dal punto di vista etico, dal punto di vista dei valori. La gratificazione immediata, ormai si vive di quello. Se hai mal di testa hai bisogno di una pillola che in 5 minuti, che in 3 minuti, che in 1 minuto te lo faccia passare. Io credo nei segni che ho visto con gli occhi miei, credo nei racconti di chi merita d'esser creduto, credo nella risacca sincera del mare e nella zagara che mi fiorisce accanto. Io credo nei santi che nessuno ha proclamato mai, credo nell'altro che mi viene incontro e non mi fa paura, e
Tutto questo io chiamo Natale. Dimmi come lo chiami tu e capiremo. Dimmi come lo chiami tu e capiremo se dirci auguri. Io dico sempre che che la mia generazione vive a colori e sogna in bianco e nero, perché noi siamo di fatto un ponte tra due mondi completamente diversi. Il nostro vissuto familiare fino agli anni '80 è stato il medesimo che aveva vissuto mio papà in casa di suo padre. Poi dalla fine degli anni '80, dagli anni '90 in poi è cambiato completamente tutto è diventato a colori, però noi continuiamo a sognare in bianco e nero. Lavoro per mangiare, faccio il giornalista per mangiare, suono per vivere, insomma. E sbrighiamoci, perché se decide di dire la messa all'altoparlante Bernardo avremo la messa, tutta. Vai. Dimmi quando posso andare. Quando vuoi tu.